Ciao, 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 ciao a tutti e bentornati qui sul canale, bentornati qui su Monica Style. Se è la prima volta che siete qui vi do il benvenuto. Come avrete potuto vedere dal titolo, sono felicissima di questa cosa, questo è un video collaborazione. Mi ha contattato un'azienda, l'azienda si chiama Hime-sama e mi ha proposto di inviarmi un device per la bellezza del viso, cosa che sapete io amo proprio la skincare e tutto quello che può aiutare a mantenere il nostro viso prestante dal punto di vista delle sue funzioni epidermiche e anche più tonico e più luminoso, e mi ha appunto proposto di testare questo device mandandomelo gratuitamente. Quindi io ringrazio tantissimo l'azienda, non è un'affiliazione quindi non guadagno niente se andate ad acquistare questo device, e ve lo presento, eccolo qui. È una maschera a LED che adesso andremo a vedere nel dettaglio. Non so se sapete già come funzionano le maschere a LED, ma ve lo spiego brevemente. Hanno all'interno tantissimi LED e questa maschera ne ha molti di più di quelli che si trovano normalmente in questo tipo di device, e questi LED tramite un telecomando emettono luci di diverso colore. A seconda del colore, ogni luce colorata ha una sua lunghezza d'onda e quindi penetra più o meno in profondità della nostra pelle e ha azioni differenti. Poi andremo a vedere nel dettaglio le varie luci che tipo di funzione hanno. In generale comunque le maschere a LED non fanno altro che andare ad implementare le funzioni che già la pelle ha naturalmente, come ad esempio la funzione dei fibroblasti che vanno a sintetizzare il collagene. Ecco, in questo caso qui queste funzioni naturali vengono implementate, vengono moltiplicate ed aiutate, e quindi capite bene che soprattutto dopo una certa età, quando queste funzioni vengono meno o comunque si riducono tantissimo, come anche la produzione di elastina, queste cose qui, un dispositivo di questo tipo ci viene incontro perché aiuta laddove la pelle non arriva più. È stato scientificamente provato che la fototerapia stimola i processi di guarigione della pelle senza bisogno di utilizzare cose invasive. È anche molto comodo perché uno si prende quei quarto d'ora, mezz'ora di relax, si mette steso sul letto, si appoggia addosso la maschera e il processo avviene da solo, scegliendo il tipo di luce che si vuole utilizzare oppure addirittura le sequenze di luci che si vogliono utilizzare, quindi è proprio una cosa da effettuarsi in perfetto relax. Questo è secondo me un valore aggiunto perché non richiede nessuno sforzo. Adesso io vi faccio vedere all'interno come si presenta e vi descrivo un attimo i componenti, poi vi vado a, siccome c'è un manuale, eccolo qui, vi vado proprio a leggere ogni luce a che tipo di funzione benefica per la nostra pelle corrisponde. Si riducono le rughe, si riduce l'acne, si aiutano i segni anche cicatriziali dell'acne, si vanno a togliere le macchie, si ha un tono migliore della pelle e una texture migliore, la pelle più luminosa. Quindi poi vado a spiegarvi bene il tutto. Adesso però vi lascio una clip dove vi mostro proprio l'unboxing, cioè come si presenta la maschera. Allora, la maschera vi arriva in questa scatola, vedete che c'è scritto LED Skincare 7 Colors Mask, e queste sono le linee che vi fanno vedere il raggio d'azione della maschera, quindi su tutto il viso. Qui ci sono alcune caratteristiche tecniche descritte ovviamente, e qui abbiamo un riassunto di quelle che sono le funzioni dei 7 colori differenti, ma qui scritto in inglese, poi io ve le vado ad illustrare bene leggendovele dal manuale dove sono scritte in italiano. Allora, all'interno troviamo questi componenti. Allora, qui c'è il telecomando che serve sia per dare la durata del trattamento, sia per scegliere le varie luci e le varie combinazioni di luce, e questo è ovviamente il trasformatore che serve perché si attacca alla corrente, quindi col trasformatore evitiamo sbalzi di corrente o cose simili. Questa qui è la parte che si aggancia poi alla parte del viso, ed è, vedete che c'è questo pezzettino di plastica che si va proprio ad agganciare alla parte che riguarda il viso e serve per trattare il collo. Vedete quanti LED contiene anche questa parte qui.
e questa è la parte che va appoggiata al viso. Allora adesso vi faccio vedere dietro. Vedete che ha questa banda elastica regolabile appunto per stringerla o allargarla a seconda di come andate meglio. E le alette qui sono pieghevoli, si possono anche staccare. Queste sono le gomme di protezione che ci sono dove si mettono gli occhi per evitare di guardare i LED, ma loro in dotazione danno anche degli occhialini. Sono proprio come gli occhialini che si utilizzano quando si va a fare la doccia solare, no? Nei centri estetici. Eccoli qua, quindi se uno vuole essere più sicuro si può mettere anche gli occhialini. All'interno poi abbiamo questo sacchettino, adesso lo svuoto e vi faccio vedere, escono questi cosini neri che sono degli elettrodi che si inseriscono in appositi fori all'interno della maschera e questi danno anche in aggiunta una stimolazione di microcorrente. Se notate ci sono dei punti in cui vanno inseriti, volendo, ma non è indispensabile, questi elettrodi. All'interno trovate poi ovviamente il manuale di istruzioni che è scritto in varie lingue ed è scritto anche in italiano. Ok, allora adesso vi vado a leggere le funzioni delle varie luci e nel frattempo magari vi lascio da qualche parte una clip in cui vi mostro mentre la sto utilizzando. Ci sono vari gradi di luminosità per ogni tipo di luce, mi pare 7 se non vado errato, 7 o 9, dopo ve lo leggo bene, e quindi poi in base al problema che uno ha, quanto ce l'ha forte, diciamo, può utilizzare più o meno intensità. Avete visto che ci sono gli occhialini in dotazione perché è meglio non guardare i LED, non farsi illuminare gli occhi, ma la stessa sagoma interna dove si appoggiano gli occhi già protegge e scherma. Io l'ho iniziata a testare adesso perché prima era veramente troppo caldo e poi più avanti vi farò anche un video review così vedremo come è andata e come mi sono trovata, perché bisogna che passi un po' di tempo per vedere eventuali miglioramenti. Io soprattutto ho delle macchie e voglio vedere anche se si riducono un po' le rughette d'espressione e in generale voglio vedere il risultato. Quindi adesso metto gli occhiali e vi vado a leggere un po' le varie funzioni delle varie luci. Allora, la luce rossa ha queste funzioni: accelera la sintesi del collagene e migliora la riparazione cellulare. È stata addirittura la terapia originale utilizzata dalla NASA nelle cure mediche. Quindi che cosa fa l'energia della luce rossa? Va a stimolare i mitocondri, che sono proprio i generatori di energia all'interno delle cellule, e così fa sì che queste cellule funzionino, che questi mitocondri funzionino in modo ottimale, e questo fa aumentare la produzione di collagene ed elastina e rallenta quindi i segni dell'invecchiamento. Sapete che dopo una certa età collagene ed elastina vengono prodotti molto meno e quindi si previene un po' e si va anche a ridurre ciò che già c'è, si prevengono anche i danni ambientali. La luce rossa è considerata anche antinfiammatoria e molti esperti di cura della pelle, molti dermatologi, eseguono proprio trattamenti di cura utilizzando proprio la luce LED rossa per calmare il rossore, il gonfiore e altri effetti che la pelle può avere a seguito di una miriade di problematiche. Poi abbiamo la luce blu. La luce blu è chiamata anche il grande killer dell'acne perché è quella che va proprio, ed è stato scientificamente dimostrato, ad uccidere i batteri che proliferano sulla superficie della pelle e che sono responsabili dei brufoli, riduce anche i focolai di acne. Ecco, una cosa importante va proprio a trattare la parte superficiale della pelle. Ovviamente va utilizzata sinergicamente alla cura che una persona sta già facendo, soprattutto se l'acne ha delle origini che non sono semplicemente diciamo estetiche, nel senso non è soltanto l'acne dovuta a un batterio nella pelle, ma spesso ha delle cause dietro. Però diciamo che utilizzando la luce blu si va a migliorare anche proprio la parte visibile, no? Nella nostra pelle. Poi c'è la luce verde. La luce verde va a riequilibrare il tono della pelle, soprattutto quando è molto rossa. Se ci pensate, anche i correttori contro i rossori sono verdi, è proprio una questione di colore. E la terapia della luce verde allevia anche lo stress mentale.
attenua la sensibilità al dolore, riduce l'iperpigmentazione, quindi tutte le varie macchie, quindi migliora anche le carnagioni, soprattutto quelle che tendono ad arrossarsi, e aiuta il drenaggio linfatico. Poi abbiamo la luce gialla. La luce gialla ha molti benefici, che sono un po' gli stessi della luce rossa, ma penetra meno, si ferma prima, penetra solo sugli stati superficiali della pelle, quindi va, diciamo, di più a levigare la pelle ruvida, e le rughe di espressione, l'arrossamento, e rafforza anche nella parte superficiale della pelle il suo sistema immunitario. Noi abbiamo molti, diciamo, anticorpi che vivono sulla parte superficiale della nostra pelle, che difendono proprio la pelle, fanno come da barriera. È particolarmente utilizzata anche nella cura della rosacea, la luce gialla, e stimola un po' più delicatamente di quella rossa la produzione del collagene. Quindi se qualcuno ha una pelle estremamente sensibile ed è troppo per lui utilizzare la luce rossa, può utilizzare tranquillamente la luce gialla. Poi c'è la luce viola. La luce viola è una combinazione di luce rossa e luce blu, e praticamente questa combinazione combina insieme gli effetti di entrambe le luci, e soprattutto qui si parla di guarigione da cicatrici e riparazione proprio da queste cicatrici spesso dovute all'acne. Poi c'è la luce verde acqua, e la luce verde acqua è anche questa una combinazione di luce blu più luce verde. Allora, la fototerapia blu-verde migliora l'energia cellulare e favorisce un metabolismo sano della pelle. È la porzione di spettro luminoso che si associa al sollievo dei sintomi del disturbo affettivo stagionale, che è chiamato anche mal d'inverno, e quindi questo tipo di luce può essere utilizzata anche per l'aumento del tono dell'umore e dell'energia. Si usa al mattino rovesciata sulla testa la maschera come se fosse una visiera, quindi irradia e aiuta proprio anche il tono dell'umore. Poi c'è la luce bianca, e questa qui risolve i segni dell'età, migliora le rughe, migliora la pelle flaccida, e può essere usata anche questa per il disturbo chiamato mal d'inverno, che è un po' quel sentimento un po' di tristezza che colpisce alcune persone durante l'inverno. A me no, per fortuna, perché a me piacciono tutte le stagioni, però c'è anche chi soffre di questa cosa, e dicono che sia la luce verde acqua sia quella bianca, se utilizziamo la maschera rovesciata in testa a mo' di visiera, siccome a quel punto non ci colpisce gli occhi direttamente, ma ci irradia e un po' la vediamo, agisce proprio da cromoterapia e agisce sul tono dell'umore. Allora, una cosa importante da dire è che bisogna prima di tutto fare un test che io ho fatto. Bisogna utilizzare la maschera sul viso e indossarla per 5-10 minuti facendo passare le varie luci, le varie colorazioni, e aspettare 24 ore. Se non si avverte rossore eccessivo, dolore o fastidio, vuol dire che la nostra pelle tollera bene la luce. Si può anche provare a fare test proprio di luce specifica per essere più sicuri, quindi 5 minuti di luce rossa oggi, passano 24 ore, non ho effetti, provo con la luce blu e poi provo con la luce gialla. Di solito la viola e la verde acqua e la bianca non danno problemi di fastidio. Un'altra cosa che volevo dirvi è che avete visto quegli elettrodi che ci sono all'interno, che vi ho fatto vedere. Allora, quelli lì si applicano in alcuni punti che ci sono all'interno, però loro stessi danno questo avvertimento. Allora, scrivono: questi elettrodi producono una corrente molto debole che va a stimolare con la microcorrente proprio la produzione di nuove cellule. Però, secondo il feedback di molti clienti, il comfort diminuisce. Per quale motivo? Siccome ci sono 190 LED nella maschera, anziché i classici 150, la maschera pesa un po' di più. Aggiungendo anche gli accessori in metallo, cioè quegli elettrodi lì, aumenta il peso, e quindi le persone dicono che è troppo pesante da portare. Comunque loro dicono che se uno sta steso questo discomfort è notevolmente ridotto, ma siccome non è questa la caratteristica e la funzione principale della maschera, se crea un disagio tutto questo peso addosso, si possono anche togliere. Io infatti non ho ancora provato ad utilizzarli e non so se lo farò, perché più di tanto quella funzione lì non mi interessa. Mi sembra di avervi detto tutto.
Come si usa? Si lava delicatamente il viso con un detergente, lo si asciuga, si collega il telecomando alla maschera e al trasformatore e quindi alla presa di corrente. Se si vuole si aggiunge la parte che va a trattare anche il décolleté, che allora è una cosa in più, e andiamo proprio a trattare anche il collo, e si parte. L'ideale sarebbero 30 minuti. C'è la funzione nel telecomando, ma poi è tutto spiegato qui nel manuale, per fare in modo che la maschera si spenga dopo un po', quando vogliamo noi, quindi possiamo impostare il tempo che vogliamo, anche solo 15 minuti. Uno può fare 15 minuti al mattino, 15 minuti alla sera, può fare solo 15 minuti, può fare come vuole. Quindi questo è quanto. Nel frattempo avete visto, proprio l'avete vista in funzione. Un'altra cosa che volevo dirvi, importante, scusate un attimo. Allora, si può selezionare sia la luce fissa sia quella intermittente, che si chiama sfarfallio. C'è il tasto apposito nel telecomando, anche questo è spiegato, e poi ci sono 9 livelli di intensità per ogni colore. Quindi il livello 1 è il colore più tenue, il 9 è il più luminoso, e uno può scegliere appunto l'intensità. E anche per quanto riguarda gli elettrodi di stimolazione di microcorrente ci sono 9 intensità da utilizzare. Comunque vedete, è tutto spiegato benissimo, sono proprio spiegati i pezzi, come attaccarli, come utilizzarla e come pulirla. Si pulisce facilmente senza metterla sotto l'acqua corrente, perché non è impermeabile, ma basta soltanto utilizzare un panno con un po' di alcol. Si dice di conservarla non alla luce diretta del sole e non a troppo alta temperatura, e quindi è anche di facile manutenzione, e poi la si può tranquillamente riporre nella sua scatola, oppure, se trovate un posto più comodo in casa, io la tengo qui perché ci metto veramente un secondo ad aprirla, si fa così, e quindi preferisco così, la tengo ordinata lì. Ok, e allora io intanto ringrazio tantissimo l'azienda per avermi dato fiducia, per avermi mandato questo prodotto. Io era da tanto che guardavo queste maschere LED, però non avevo ancora acquistata. Io vi lascio in info box il link diretto al loro sito. Troverete sia questa, sia ne trovate un'altra che secondo me è un pochino più evoluta. E niente, vi ringrazio per aver seguito questo video. Fatemi sapere nei commenti se per caso utilizzate già una maschera LED, se avete provato proprio questa, o se vi siete trovate bene con altri tipi di maschere LED, se avete avuto dei risultati. Io non vedo l'ora di utilizzarla per un bel periodo di tempo, per poi, spero, tornare qui a farvi vedere i miei risultati. Quindi seguitemi, mi raccomando. Se non siete iscritti al canale, basta cliccare il tasto iscriviti, è completamente gratuita l'iscrizione. Se vi fa piacere lasciatemi un like e un commento, e se siete già iscritti controllate di aver attivato la campanella, perché non sempre è così. Attivando la campanella vi arriva una notifica ogni volta che io carico un video nuovo. Grazie ancora e ci vediamo la prossima volta.